Buon a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un modulo veramente entusiasmante, ma soprattutto devastante. Un modulo ragazzi che secondo me vi potrebbe veramente far svoltare la vostra carriera nelle divisioni o comunque nei tornei, perché è un modulo completo. Adesso andremo a vedere sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda difensivamente ma soprattutto in fase offensiva. Andiamo subito ragazzi a vedere di che cosa stiamo parlando. È fondamentalmente sempre un 4-2-1-3, ma messo in maniera un po' diciamo disordinata e confusionaria. Tutta questa grande confusione e disordine che c'è in campo ovviamente gioca a nostro vantaggio, ma dobbiamo essere bravi noi ovviamente a gestirla e saperla sfruttare a nostro favore, altrimenti potrebbe causare che appunto noi siamo molto confusionali, invece l'avversario sa dove andarci a colpire e può farci male. Quindi un modulo diciamo da saper utilizzare, ma sicuramente da provare anche perché è un modulo che anche quando diciamo si presenta nella versione classica, il 4-2-1-3, comunque ragazzi uno dei moduli secondo me comunque più completi, ma è una delle tante varianti fondamentalmente del 4-3-3. Non perdiamoci ancora in chiacchiere, andiamo a vedere subito gli stili di gioco che sono ragazzi fondamentali. Va bene con altri stili di gioco squadra, quindi contrattacco, possesso palla, passaggio lungo e via dicendo. Sì ragazzi, forse quello del possesso palla magari col fatto che a centrocampo non abbiamo tutti questi grandi uomini, diciamo che magari il possesso palla forse è quello un pelino meno adatto, anche se comunque io lo proverei, perché poi comunque nella fase invece offensiva siamo molto orizzontali, però ragazzi da provare. In sostanza con gli altri va bene un po' con tutti, ovviamente se giochiamo con vie laterali allargherei magari almeno uno degli esterni, quindi Matthaus magari lo metterei proprio esterno, se non comunque CLS in questo caso. Dicevo, il portiere invece ragazzi è un portiere difensivo, ma mettete voi un po' chi volete, perché fondamentalmente tanto cambia poco. In difesa ragazzi importantissima questa disposizione, non è messa a caso, così ci sono molti meno varchi e molti meno buchi, diventa quasi una difesa impenetrabile, e abbiamo davanti il nostro amico Van de Ven, incontrista. Adesso questi giorni è spesso lettera sarà spesso diciamo con la freccia in giù, poiché lettera è, ma comunque abbiamo una bella panchina eventualmente per sostituirlo. Apro e chiudo una grande piccola parentesi, ormai per chi mi segue lo sanno già, ma lo dico per tutti, soprattutto magari per i più nuovi ragazzi, la velocità soprattutto nei difensori è fondamentale. Gli attaccanti ormai ragazzi sono rapidissimi, tutti questi nuovi Neymar, Messi, Digno e via dicendo sono ragazzi dei fulmini veramente da guerra, e se abbiamo dei difensori magari forti fisicamente ma lenti ragazzi è la fine, ci fanno un filtrante e ci hanno scavalcato mezza difesa e vanno chiaramente in porta a farci gol. Quindi la difesa ragazzi mi raccomando almeno sopra i 90, quindi 88 ecco, ma di meno ragazzi no, già un 82-83 ragazzi è scartato per me almeno. Poi ovviamente ognuno di noi magari gioca in maniera differente, però per quanto riguarda me io li scarto a priori, anche se magari poi hanno delle altre belle statistiche, ma soprattutto i difensori ragazzi devono essere velocissimi. Poi ovviamente difesa, colpo di testa, insomma il contatto fisico, tutti i parametri ovviamente dei difensori, e così sono un po' tutti gli altri. Qui sulla destra però ragazzi mettiamo lo sviluppo, ma con parametri molto simili a quelli che abbiamo già visto nell'altro giocatore, in Van de Ven chiaramente. Loro ovviamente essendo leggende avranno i booster, ma soprattutto hanno anche dei livelli ecco diciamo maxati diversamente già così dal gioco, no? Partono ovviamente agevolati. Il terzino difensivo lo metto dietro l'incontrista, ma attenzione, va bene anche uno sviluppo, importantissimo. Comunque stesse caratteristiche ragazzi, difesa, velocità, l'accelerazione non è importante ma comunque vabbè, il salto, il contatto fisico, lui ha anche molta tecnica, comunque Maldini è bravo anche tecnicamente, quello forse è l'unico parametro che possiamo sottovalutare. Gli altri ragazzi mi raccomando importanti, quindi dicevo
la velocità, la difesa, il colpo di testa, il salto, il contatto fisico, fondamentalmente questi e tutte chiaramente i parametri difensivi, quindi comportamento difensivo, contrasto, aggressività e coinvolgimento difensivo. Tutti i parametri, ragazzi, da avere almeno simili a questa carta qui, ok? Per farvi capire, visto che questo è un po' settimanale, mentre le altre sono tutte leggende, anche se quel costa curva dovranno avercelo un po' tutti. Comunque, tutte più o meno su queste caratteristiche qui, con queste caratteristiche, quindi almeno come detto prima, sopra gli 87-88 è buono, sotto no. E soprattutto, ragazzi, per quanto riguarda, dicevo, la velocità. Andiamo poi nella fase mediana e del centrocampo. Qui io, come al mio solito fare, sto abbinando qualità e quantità. La qualità ovviamente ce l'ha da Modric e la quantità ce l'ha da Vieira. Io davanti alla difesa metto lui perché secondo me è uno dei mediani più forti che ci sia comunque in circolazione. Poi qualcuno di voi magari ne avrà negli ultimi usciti che sicuramente sono anche un pochino superiori, ma comunque con lui, ragazzi, io nella mia mediana ho risolto tutti i problemi di chi mettere, metto uno veloce, un muro, così colà. Ragazzi, questo fa tutto. Passa bene la palla, recupera un sacco di palloni, è velocissimo e qualche volta segna pure, quindi completo. E se non avete lui va bene anche un altro incontrista o onnipresente, ok? Vi stavo per dire anche collante perché ci potrebbe stare, però ragazzi secondo me l'incontrista, col fatto che abbiamo solo due persone a centrocampo, potrebbe farci accorciare un po' la squadra, mentre il collante potrebbe rimanere un tantino più schiacciato sulla difesa e quindi creare un effetto, diciamo, di squadra spezzata in due, dove abbiamo una difesa schierata e un attacco lo stesso schierato. Quindi io vi consiglio più uno che magari accorce, per quello che vi ho detto, l'onnipresente. Potrebbe starci bene anche il tra le linee, attenzione, io comunque c'ho Alonso in panchina che ho provato e funziona. Però ragazzi, con Vieira io vado sul sicuro e metto sempre perennemente lui. Parametri da tenere in considerazione: tecnica, ovviamente è un centrocampista e deve sapere impostare l'azione, il comportamento difensivo, quindi tutto il discorso difesa, importante ma non fondamentale come per i difensori, perché ovviamente non deve avere 95 in tutte le voci, diciamo, ma basta semplicemente con così un 85, 87, 88, un 90 e va benissimo. Velocità, anche qui mi raccomando, sopra gli 87, 88, se è sopra i 90 meglio ancora. E poi ovviamente chiaramente un mediano incontrista come lo intendo io, quindi di quantità, deve avere tutto anche il discorso comunque contatto fisico, salto, controllo del corpo, insomma ragazzi, poi vedete voi un pochino chi mettere, però un mediano che abbia un po' queste caratteristiche. Davanti a lui invece ci metto la qualità. Ok, Modric, come possiamo notare, è un pochino più lento e un pochino meno difensivo, però ovviamente quando ha la palla fra i piedi, ragazzi, guardate che statistiche, cioè, e questa non è una leggenda, è una carta vecchissima ormai di Modric, è uscita un bel po' di tempo fa, ma guardate un po', ragazzi, che statistiche, ok? Di tra le linee interessanti, attenzione, non c'è solo Modric, ce ne sono tanti, uno su tutti ad esempio mi viene in mente è un Pedri, ok? Ma come lui, ripeto, ce ne sono diversi. Caratteristiche quindi da tenere in considerazione sono, per quanto riguarda la tecnica, se vogliamo qualità, ovviamente tecnica deve essere eccelsa, passaggio, ok? Il tiro, se ha anche una bella conclusione, comunque non è male. La difesa, ripeto, tanto gioca un pochino più avanzato rispetto a Vieira, possiamo anche tralasciarla, ma lui comunque diciamo che si dà da fare anche in quel caso, perché mi dà una grossa mano, rientra, e avendo comunque come comportamento offensivo 85 attacca molto anche bene. Diciamo che non è velocissimo, ma Modric, lo sappiamo tutti, non è mai stato un fulmine, una saetta, però ovviamente ha altre caratteristiche, nel senso che magari non sarà il suo forte la velocità, ma lui quando poi ha la palla fra i piedi, anche qui un po' come nella realtà, riesce sempre a illuminare, a fare il passaggio filtrante comunque e a fornire dei bei palloni in sostanza comunque ai compagni. Poi qui davanti, ragazzi, inizia la confusione. Fin qua diciamo era più o meno il solito modulo. Bene o male ormai io sto giocando con questo schieramento verticale. Qui invece, ragazzi, inizia la confusione. Perché la confusione? Perché sono intanto questi tre stili di gioco diversi e consideriamo poi anche Matthaus, ma Matthaus lo voglio analizzare dopo, perché Matthaus di questo modulo
non ci crederete, ma è un po' l'arma a doppio taglio, nel senso quello che spezza veramente la difesa. No, quello che spezza la difesa non è Messi, non è Mbappé, non è Sneijder, ma è proprio Matthaus, e vi spiegherò adesso il perché. Partiamo ragazzi da questo attaccante di rientro che è Lionel Messi, un attaccante eccelso, un attaccante che non ha bisogno di presentazioni. Se non avete lui va bene anche un altro attaccante di rientro, ma con queste caratteristiche, ovvero la velocità, ragazzi, fondamentale, il body type, non deve essere un attaccante di rientro troppo grosso. Poi ovviamente se voi volete provare un attaccante di rientro per fare anche i cross, perché magari qui anziché un Matthaus ci mettete un esterno e quindi volete crossare, allora in quel caso sì, vi potrei consigliare anche di metterci un attaccante fisico, sempre magari anche attaccante di rientro però più fisico, ok, quindi per poter sfruttare i cross. Io però, per come sto giocando io adesso, attualmente con questo modulo, vi dico body type piccolo, quindi basso, un po' stile Messi, con tanta velocità, accelerazione, tiro ovviamente e tecnica. Ragazzi, queste sono le caratteristiche che deve avere per me l'attaccante perfetto. La difesa ovviamente non la considero perché sarebbe inutile, ma l'attaccante di rientro, ragazzi, crea e libera tanti spazi e triangolazioni, soprattutto per Mbappé, che è un opportunista e può fare tutti i ruoli d'attacco, carta strepitosa, ok? Che insomma non ha bisogno nemmeno lui di presentazioni. Se non avete lui, comunque metteteci un opportunista un po' con queste statistiche, quindi tecnica, velocità e soprattutto fiuto del gol, perché lì davanti poi devono segnare. E dall'altro lato invece, ragazzi, ci metto questo Sneijder, regista creativo, che lui, attenzione, nascendo come trequartista farà proprio un bellissimo movimento a venire un po' a dare una mano a Modric, quindi a posizionarsi un po' fra Modric e Matthaus, e dall'altro lato però si tenderà anche a inserire liberando spazi. Quindi ragazzi, un modulo soprattutto in attacco molto divertente. Caratteristiche di questa seconda punta, ragazzi: regista creativo, ovviamente la tecnica, il tiro, il calcio, appunto il tiro a giro, e la velocità. Sì, diciamo che io questo Sneijder, ragazzi, lo uso perché pur non essendo velocissimo però fa veramente dei bei movimenti e che quindi mi permettono di sfruttare la velocità di altri, però altrimenti sì, vi consiglierei comunque sempre un pochino più di velocità. Lui in effetti non è velocissimo, ma anche lui, Sneijder, lo stesso, ce lo ricordiamo, non era chissà quale fulmine. Qui invece, ragazzi, a sinistra, dicevo, perché poi la chicca finale ve la darò poi alla fine proprio del video, quindi mi raccomando seguitelo. Qui, ragazzi, a sinistra abbiamo invece colui che spacca veramente il modulo, che spacca la squadra avversaria. Perché? Perché questo giocatore chiave, Matthaus, no? Mentre qui in mezzo si ragiona, si palleggia, Modric, Sneijder, Messi, il contromovimento, l'inserimento non dato. Qui, ragazzi signori, da questa parte qui del campo si tenderà sempre di più a far strada questo Matthaus, e al momento opportuno, mentre noi magari stiamo ragionando qui in mezzo e non troviamo spazio, tac, l'imbucata per Matthaus che si è inserito alle spalle, ragazzi, del terzino, e così io ci ho fatto già un bel po' di gol. Quindi, ragazzi, un modulo veramente devastante. L'importante è che qui, ragazzi, mettiate un giocatore chiave. È fondamentale, credetemi, l'ho provati tutti, ho provato l'ala prolifica, ho provato il regista creativo, ho provato il senza palla. No, ragazzi, ci vuole il giocatore chiave, ok? Perché è proprio quello che si va a inserire. Caratteristiche, anche qui, essendo comunque sempre un centrocampista attaccante, tecnica, difesa, vabbè, lui ce l'ha, ma non ne sarebbe essenziale. Velocità, accelerazione, ovviamente, quindi il calcio da fermo, il tiro a giro, tutti insomma i parametri da attaccante o comunque da centrocampista avanzato, no? Da uno che comunque tenderà spesso e volentieri a sostituire gli attaccanti, perché poi quando Sneijder si abbassa o quando Messi si abbassa, che si inserisce poi spesso e volentieri Matthaus, quindi deve saper fare anche gol. Quindi mi raccomando, un giocatore chiave che abbia queste caratteristiche. Ce ne sono diversi, non c'è bisogno di avere questo Matthaus che io sono stato fortunatissimo a vincere, ma insomma ci sono tanti giocatori diversi. Prima di andare avanti però, di farvi vedere la chicca finale di questo modulo, che veramente è una cosa che è sottovalutata,
Voglio ricordarvi ragazzi sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo, dei prezzi veramente ribassati. Non vi costa nemmeno un centesimo, è solo un modo per supportare il mio canale, passando dal link che trovate appunto in descrizione al video. Sono aperti anche gli abbonamenti, ovviamente invece questi hanno un piccolissimo costo irrisorio di 1 euro, 2 euro, ma che a me darebbe veramente tanta soddisfazione, oltre che gratitudine, e quindi ripeto ve ne sarei veramente grato. Ma sblocchereste soprattutto, a parte la mia gratitudine, tutto il discorso dei video riservati per gli abbonati, quindi la possibilità di avere delle video lezioni riservate per voi, la possibilità di poter giocare direttamente con me o comunque di avere su di voi dei video personalizzati. Quindi attenzione ragazzi, perché non è per niente da sottovalutare. Complimenti ragazzi a chi è arrivato fin qua nel video, perché vado subito a farvi vedere le istruzioni individuali, che sono semplicissime. Il difensivo sul mediano, l'ancoraggio su Mbappé, ok, perché non voglio che si allarghi troppo, ma voglio proprio che rimanga lì a giocare, anche se comunque l'ancoraggio, vi dico la verità, si può provare anche a dare sulla punta. Adesso che lo guardo bene si può anche far così, ma comunque poi ragazzi sono tentativi. Il mio consiglio sempre iniziale è: giocate senza istruzioni, magari date solo il difensivo al mediano perché altrimenti va in giro per il campo, ok. Il resto ragazzi lasciate che gli stili di gioco squadra facciano, gli stili di gioco scusatemi individuali facciano il loro meccanismo nel campo, perché altrimenti non riusciamo ad accorgerci esattamente nemmeno che movimenti fa quel tipo di giocatore in quella circostanza. E poi dicevo invece il contropiede ragazzi su Mbappé, perché voglio che appunto soprattutto lui, che è il più diciamo opportunista dei tre per il senso della parola, ovviamente voglio che stia lì su e che non torni troppo indietro. Vi faccio vedere ragazzi la panchina, perché la perla come sempre di questi moduli sta proprio in questo giocatore, in questo senza palla ragazzi. Poi mi direte vabbè, ma è una carta vecchia, cioè guarda che statistiche ha. Ok, magari ci possono essere appunto proprio per questo anche la considerazione, perché ci possono essere magari dei giocatori attuali, ok, senza palla, che possiamo trovare magari dal negozio, che possono avere delle caratteristiche simili, delle statistiche simili. Lui è un giocatore secondo me buggato, è una delle prime leggende uscite su sto gioco, trovato quindi ormai anni fa, quando uscì diciamo le prime versioni di Football. E ragazzi devo dire che è un giocatore però che fa sempre la differenza. Io quando lo posiziono qui ragazzi, al posto di Sneijder, ok. Qualche volta diciamo si può anche mettere qui come punta, perché comunque fa veramente dei bei movimenti. Il senza palla, ricordiamoci che ci andrà spesso e volentieri a portare via l'uomo, quindi se io ad esempio lo metto punta mi porterà via probabilmente almeno un centrale, liberando così lo spazio per chi c'è dietro di lui, quindi uno Sneijder o un Mbappé o, come già detto prima, il nostro spacca difese Matthaus. Ragazzi, non ci resta che provare questo modulo. Io l'ho già testato, ripeto, ed è molto divertente, un modulo micidiale, tra l'altro che ho visto utilizzare da alcuni player molto forti. Io ovviamente gli ho apportato qualche piccola modifica. Provate anche voi, fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, che ne pensate. Un saluto, alla prossima dal vostro Luca Tran. Ciao!